Quando ho cominciato a fare fotografia, ci sono delle cose che avrei voluto sapere che ho scoperto solo con il tempo, solo producendo immagini bruttissime per il primo periodo. Oggi parliamo di quelle cose lì, oggi parliamo di consigli che mi sento di dare per chi sta cominciando e non solo. Nel video che vi lascio qua nelle schede abbiamo parlato degli errori che fanno i fotografi, magari guardando delle immagini su internet. Oggi vi do esattamente invece dei consigli che dovreste applicare alle vostre immagini, sia per sperimentare, sia come linee guida da seguire, così almeno da poter ottenere quell'effetto nelle vostre fotografie da wow che magari invece all'inizio fate fatica ad ottenere. Prima di darvi questi consigli vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché siamo una giovane community fotografica in crescita. Quindi lasciate un like, iscrivetevi e fatemi sapere se volete una seconda parte. Partiamo subito da uno degli argomenti meno studiati e anche meno comprensibili, perché è un insieme di meccanismi alla fine tecnici che compie la nostra macchina fotografica digitale, che è l'autofocus. L'autofocus, dobbiamo ricordarci che ci sono due modalità principali di messa a fuoco, che sono l'autofocus singolo e l'autofocus continuo. Sono due modalità completamente diverse, in quanto l'autofocus singolo campiona un punto e rimane in autofocus su quello, mentre invece l'autofocus continuo segue, diciamo, il soggetto e continua ad aggiornarsi ogni tot, ed è veramente molto comodo. Tutti e due hanno appunto delle loro esigenze e dobbiamo ricordarci che non con tutti e due possiamo utilizzare alcune modalità della nostra macchina fotografica. Per esempio, la maggior parte delle macchine fotografiche, anche la mia Sony A7 III, non permette di scattare in autofocus continuo in autoscatto. Non so perché questa cosa, però non lo permette, quindi dobbiamo ricorrere all'autofocus singolo. La linea di base per avere scatti sempre a fuoco è di utilizzare, nel momento in cui vi muovete voi o si muove il soggetto, un autofocus continuo, mentre invece un autofocus singolo in casi statici in cui non volete perdere il fuoco, tipo fotografia d'oggetti, fotografia a piatti, cibi, paesaggi, in cui il soggetto non si muove e siete sicuri che la messa a fuoco è precisa in un punto. Mentre invece l'autofocus continuo, magari continuando ad aggiornarsi, capta dei movimenti, sbaglia qualcosina, anche se di solito è super preciso. Altra cosa della messa a fuoco, vi ricordo comunque, prima di affidarvi a tutti questi automatismi, di imparare a prendere il fuoco manuale, perché è importantissimo sapere alternare messa a fuoco manuale e messa a fuoco automatica. Io molto spesso, quando ho la possibilità, con lenti tipo il 24-70 o l'85 mm di cui vi ho parlato in questo video qua nelle schede, è importante, dato che io ho il tasto di switch tra messa a fuoco automatica e messa a fuoco manuale, quando magari la messa a fuoco automatica mi cambia soggetto, sbaglia qualcosa, passo subito alla manuale per aggiustare. Quindi importantissima come cosa saper utilizzare il fuoco manuale, perché così almeno siete sempre in grado, nel momento in cui l'automatismo viene meno, di padroneggiare la vostra camera e di metterla nella giusta direzione. Altra cosa, rimanendo sempre nell'ambito della messa a fuoco, dopo ci spostiamo su altri aspetti, sono le aree di messa a fuoco. Le aree di messa a fuoco sono più o meno simili su tutte le camere, ma ognuna è secondo me utilizzabile in modo diverso. C'è modalità wide, ampia, che quindi mette a fuoco su tutto, che quindi sfrutta tutto lo spazio del vostro sensore e mette a fuoco il soggetto più vicino ovunque sia all'interno dell'area che voi state inquadrando. Poi c'è la messa a fuoco più ristretta, che quindi di solito prende la parte centrale e che segue quindi i soggetti che si posizionano nella parte centrale della vostra scena. Diciamo che può essere utile nel caso in cui abbiate un soggetto che sta sempre lì, però io personalmente non la uso molto spesso. Successivamente c'è lo spot flessibile o lo spot centrale, che quindi rispetto alla macchina fotografica che utilizzate è veramente comodo, perché lo spot flessibile vi permette di scegliere un punto di messa a fuoco e voi lo spostate rispetto alla scena che state riprendendo. Nel mio caso io lo utilizzo tantissimo nella mia fotografia di street photography, perché mi permette di mettere a fuoco e settare il fuoco, il soggetto, rispetto alla composizione che voglio ottenere. Quindi è veramente molto interessante, e con il joystick della Sony A7 III è comodissimo spostarlo, rimetterlo al centro, e vi dà la possibilità di raccontare una scena o delle scene, degli spaccati di una città, nel mio caso quando faccio street, che mi piacciono veramente tanto.
Se invece vi affidate a uno spot centrale fisso, quindi che non si può muovere all'interno della vostra inquadratura, anche quello può essere molto interessante per mantenere una linea di racconto, in quanto soggetto per esempio sempre al centro, perché volete fare 10 fotografie con il soggetto sempre al centro. Non vuol dire che il soggetto vada sempre al centro, cioè lo potete mettere un pochino dove volete, sapete, a livello di composizione ci sono tante regole che vi lascio anche qua sopra nelle schede e qua sotto in descrizione, in cui potete trovare le migliori tecniche compositive spiegate in maniera semplice, facile, comprensibile anche per chi sta cominciando. L'ultima funzione di messa a fuoco automatica che mi sento di consigliarvi, che io utilizzo sempre nei miei ritratti, è il tracking dell'occhio. Infatti è super preciso e vi dà la possibilità di avere sempre a fuoco l'occhio, che all'interno di un ritratto comunque è la parte più importante, anche perché molto spesso, se utilizzate un autofocus continuo, magari vi mette a fuoco sul naso anziché sull'occhio del soggetto, magari con alcune camere o con alcune lenti, e questo non vi dà, diciamo, definizione allo sguardo, che risulta leggermente sfocato, e questo è un peccato perché magari andate a perdere quel dettaglio che racconta di più all'interno del vostro soggetto. Comunque in uno dei prossimi video approfondiremo bene il tema ritratti, quindi iscrivetevi per non perdervi niente. Un altro consiglio che mi sento di dare, che secondo me è molto importante: quando voi prendete una macchina fotografica e magari non avete voglia di studiarvi le cose, non avete voglia di vedere come funzionano, magari sapete ma vi limitate a utilizzarli in automatico. Il mio consiglio per imparare a creare delle buone immagini e per essere più soddisfatti e per avere sempre il controllo della scena è piano piano passare a manuale. Infatti con la fotografia in manuale sarete in grado di gestire tutte le cose di cui avete bisogno, tutti i parametri, l'esposizione, la profondità di campo, e vi darà la possibilità di creare da zero la vostra immagine senza dovervi affidare ad automatismi della camera, che molto spesso ti creano sì un'immagine ben bilanciata, ma non capiscono magari quando creare una certa tipologia di profondità di campo e quando no. Quindi ve lo consiglio. Io ho parlato della fotografia in manuale, di come cominciare con la fotografia in manuale, sempre in questo video qua nelle schede. Dovessero finire le schede, perché ve ne sto già citando un po' di video, vi lascio anche il link alla playlist che c'è sul mio canale di corso di fotografia. Sono tutti video da 10-15 minuti in cui racconto e spiego le basi della fotografia, dalle cose più semplici agli argomenti un pochino più complessi, quindi quando siete interessati voi ve lo andate a vedere, cioè, ovviamente è un video su YouTube, quindi è tutto completamente gratuito e potete imparare delle cose che possono aumentare la qualità delle vostre immagini. Una modalità per passare piano piano a manuale può essere sicuramente quella di passare da full automatico a priorità tempi o priorità diaframmi, in cui voi andrete a gestire solo uno di questi parametri e quindi piano piano vi avvicinerete alla fotografia in manuale. Comunque sappiate che non è complicatissimo scattare in manuale. Una volta che avete preso la mano, vi fate veramente un'abitudine in 4 o 5 sessioni di scatto, se proprio partite da zero, e poi dopo riuscirete a maneggiare tutta la vostra macchina fotografica completamente in manuale, senza automatismi, soprattutto nel triangolo dell'esposizione. Ecco. Una cosa che molti sbagliano secondo me è non conoscere il limite ISO della propria macchina fotografica. Infatti ogni macchina fotografica ha un limite ISO che è dato dalla dimensione del sensore, dal fatto che il sensore può essere più o meno retroilluminato, insomma sapere dopo quale valore degli ISO le fotografie non sono più accettabili. Io per esempio con la mia vecchia Sony A6000 sapevo che dopo i 3000 ISO le fotografie non erano più accettabili perché erano troppo sgranate, c'era una grana e un rumore digitale che non rendevano le fotografie accettabili secondo i miei standard, e quindi sapevo che in occasioni come fotografia notturna, fotografia dove non c'era ovviamente una grande illuminazione, io ero molto limitato. Quindi sappiate fino a dove potete spingere la vostra macchina fotografica, anche perché magari senza saperlo andate a fare una completa sessione in cui poi dovete buttare via tutto, e questo qua è abbastanza deprimente. Un'altra cosa sempre legata alla macchina fotografica è: leggete i manuali di istruzione della macchina fotografica. Come avere un'automobile e non sapere tutte le funzioni. Vabbè, no, parallelismo sbagliato perché nessuno conosce le funzioni delle automobili. Comunque dovete sapere come funziona la vostra macchina fotografica, dovete sapere in che modo potete utilizzarla e cosa può fare nello specifico, perché magari
voi la utilizzate per anni e non sapete che magari ha delle funzioni che voi non credete nemmeno siano presenti, quindi leggetevi bene il manuale quando la comprate, è un investimento a livello di tempo di un'ora, un'oretta e mezza, però dopo sapete al 100% come funziona la vostra macchina fotografica. Un consiglio più avanzato che sbagliano anche alcuni fotografi non proprio alla base, che mi sento però di darvi, è imparate a guardare la luce. La luce, soprattutto nel caso che sia una luce naturale, quindi non una luce artificiale, perché si pone dietro un sistema di illuminazione, degli schemi luce, quella cosa lì, non mi sento di dire che sono cose per principianti, perché di base non lo sono, neanche a livello di attrezzatura, ma a livello di sole, che quindi è la luce naturale per eccellenza, imparate a capire quando è giusto scattare, quando è meglio non scattare e imparate a leggere bene la luce. Certo, non potete decidere voi che luce c'è e non potete decidere voi con quale luce del sole magari immortalare un'immagine, una scena che volete raccontare. Però sicuramente potete trovare il modo di gestirlo, di posizionare il vostro soggetto in un certo modo. Le linee guida che mi sento di darvi sono due. Come sapete la luce del sole cambia, infatti al tramonto o all'alba la luce sarà ovviamente con una direzione diversa, più calda e molto più morbida, mentre invece nelle ore centrali del giorno sarà più centrale, molto più dura e molto più bianca. Questo ovviamente ha un riscontro sulle vostre fotografie. Il mio consiglio è quello di riuscire sempre a capire come cadono le luci, le ombre, prestare sempre molta attenzione, soprattutto se magari fate ritratti all'aperto e avete la possibilità di gestire uno shooting con qualcuno, evitare le ore centrali. L'altro consiglio che mi sento di darvi è, per controllare questa cosa ci sono tantissimi software, tantissimi programmi, tantissime cose che vi dicono in giornata, per esempio, se io oggi vado a vedere la luce che c'è a Milano in via tal dei tali, mi dirà che in quel punto, a quell'ora del giorno, la luce cade in questo modo, con questa temperatura, con questa inclinazione, e allora io posso sapere come gestirmi lo scatto fotografico e quale momento è più adatto al mio scatto, diciamo. Ecco, quindi avvaletevi anche della tecnologia, che è uno strumento super utile per organizzarvi. Bene amici, questi erano dei consigli veramente base, a parte l'ultimo che è un pochino più avanzato. Io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. Se siete nuovi nel mondo della fotografia, iscrivetevi, andatevi a vedere i miei vecchi video nella playlist corso di fotografia, perché c'è tanto da vedere, c'è tanto da imparare. Ormai il materiale su questo canale è tanto e voi potete davvero imparare tante cose semplicemente passando del vostro tempo sui miei video. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qua. Ciao a tutti.